Buongiorno a tutti ragazzuoli. Oggi non è proprio un buongiorno, però cerchiamo di farlo andare bene. Perché non è buongiorno? Perché devo andarmi a strappare di nuovo dei denti e farmi delle cose in bocca ora che avevo incominciato. Zucca. Pippo! Zucca. Ma stai zitto! Ora che avevo cominciato a mangiare di nuovo bene, non avere più grossi dolori, grosse cose, torniamo a sradicarne un altro e mettere un impianto. Oggi ho il doppio dolore. Primo per il dente, secondo per il portafoglio, che sono 800 euro che se ne vanno. Però per la salute non bisogna scherzarci, bisogna sempre essere in ordine. Abbiamo Christian che fa già i suoi compiti, quell'altro che... Lì abbiamo Don Jessica che è ancora in fase di preparazione scombinata. Abbiamo Bernice sveglia. Ciao amori, ciao patatina. Come i draghetti ti stiracchi come i gattini, amore. Ora andiamo fuori, papi ti porta a fare la pipì. E qua abbiamo Attila, flagello di Dio, che una volta noi chiamavamo Attila a Christian quando era più piccolo, che dove passava lui distruggeva tutti. Ora è diventato Pippo Attila della situazione. Né? Buona, ci facciamo colazione, ci prepariamo, portiamo Bernice. Lui Oggi... anche se non passa, anche se sta fermo, è Attila. Chi? Pippo. Sì, lui è sempre... E poi ultimamente sta diventando ingestibile. Monnello, è un monnello. Sta facendo il monello. Sì, ora esci un attimo, finiamo di prepararci, poi ci sei anche tu. È Tranquillo. diventato iperattivo. Monnello. Zucca. Ma E tu lo insulti. che monnello? La giornata non è un granché, c'è il sole ma c'è le nuvole, un po' così, lascia desiderare. Allora portiamo Bernice e vi faccio vedere com'è la giornata anche fuori. Come potete notare ragazzi, il tempo non è proprio dei migliori. Là ci sono dei nuvoloni. Sta rompendo un po' le scatole questo tempo, non sembra di essere in Andalusia. Però tutto sommato non possiamo lamentarci, dai. Non si può sempre avere tutto nella vita. Ora Berni sta facendo i suoi bisognini e poi io mi preparo che alle 11 devo essere dal dentista. Quindi ci vediamo dopo. Ragazzi, siccome non c'aveva niente da fare, ci siamo messi a ristrutturare un po' il camper. Guardate cosa stiamo facendo. Ora vedete questo e poi scoprirete cosa ci inventeremo, perché non siamo normali, lo sapete. Quindi vedrete cosa faremo. Mi raccomando, fino alla fine guardate il video. Prima riga fatta. Adesso continuiamo per completarlo. E nel mentre è arrivato il muto. Il malato. Buongiorno! Il malato. Vi faccio vedere una bella cosa. Boh! Il malato. Oggi però riesce a parlare un po' di più, perché non c'ha tutti e due i denti. Questo è il perno che mi hanno messo. Papi! Posso dire che in bocca ho una delle cose più costose al mondo, il Il titanio. titanio. Sì, sono uscite anche dal portafoglio. Quanto piotte. Vabbè. Así es. Jessica prepara il pranzo Per me è Cristian. e io niente. Cosa prepari? Preparo per Cristian la pasta con pancetta e panna. E per me mi sto facendo le verdure. Prima faccio un soffritto con aglio, olio e peperoncino e poi dopo le faccio saltare con ci butto Per aria. poi... sì, ci butto poi le verdure e le faccio saltare per aria. E io yogurt. E lui guarda. Ormai è nostro anche lui. No amore. Quindi abbiamo finito di mangiare. E ci mettiamo subito a lavoro. Il dottore ti ha detto: mi raccomando, a riposo, non sforzarti, non fare niente. E noi cosa stiamo facendo invece? Rido io che è meglio. Smonterò il bagno. Smontella al bagno. Sorride però. Pippo. Sotto sotto, ma sorride.
Questa è colpa mia, ragazzi. Quel pezzo sarà il nuovo soffitto di casa su quattro ruote. Quando noi abbiamo modificato il bagno, cioè tutto, la porta non era dritta ma era obliqua, quindi sono rimasti dei buchi nel tetto che io avevo tappullato con del silicone, ma fa schifo, e avendo tolto l'oblò per aver messo il pannello grosso, ora c'è il buco, quindi ora qua metterò un pezzo di polistirolo per isolarlo. E vedete il tetto che l'avevo verniciato, avevo fatto un po' di casini qua, erano i vecchi tempi. E ora abbiamo deciso che tolgo tutto e mettiamo quel legno che abbiamo preso con quelle mattonelle adesive che ci piacevano, un po' carine, e probabilmente rifaremo anche quella parete. Però rimanete collegati che lo vedrete poco a poco, perché io non posso fare chissà cosa. Ce lo prendiamo con calma, fretta non ce n'è. Seguiamo. Ragazzi, abbiamo smontato tutto qua, il quadro anche quello dell'ingresso, perché il legno che c'era era tutto bucato, era centralino originale, varie cose, quindi ho rifatto il buco per la luce esterna e rifacciamo anche questo, già che ci siamo. Ora andiamo a prendere il pezzo di polistirolo da mettere Una doccia. al posto dell'oblò per fare la coibentazione, poi smonto il mobiletto del bagno e fissiamo già il tetto, visto che l'hanno finito, e così lo vedete anche voi finito. Vamo? Siamo tornati dal cinese, abbiamo trovato il pezzo di polistirolo, quello che ci mancava. Jessica sta attaccando ora gli adesivi sull'altro legno, quello da mettere sopra la porta. Come fai? Manda bacino, bravo. Lavoro quasi ultimato. Abbiamo messo questo. Ora devo finire di darci un girino di silicone nei bordi, perché comunque il tetto non è perfettissimo, rimane un po' di luce, quindi vedremo di dare un segno di cura, ma direi che abbiamo tolto quella cefalata ed è andata bene. Ora poi vi faccio vedere il bagno. Ora c'è Cristian, ora prepariamo cena perché è già tardi, sono le 9. Devo prendere anche le pastiglie, mi sa, ora devo fare il conto delle ore. Buona cena a tutti, per loro e per voi. La mia cena è differente. 2 yogurt. Miseri. Io salsiccia e pomodori. Pronta si può dire. Ma come devo fare la dieta? Già sono. Guarda che la sto mangiando. Si chiama Solidarietà. per solidarietà, invece no. Devo mangiare gli yogurt, le pappette. Mi piacciono i denti. Pippo, tu cosa dici? Mangiati yogurt. Abbiamo finito di mangiare, ragazzi. Ora Cristian è uscito finalmente al bagno. Questo è il risultato. Abbiamo spostato la luce più in qua, perché prima quando aprivamo un mobiletto faceva ombra. Ora così, anche aprendo il mobiletto, l'antina rimane, diciamo, fuori dalla luce e si vede lo stesso quando devi guardare dentro il mobile. C'è ancora da fare 2 rifiniture, 2 dettaglietti e siamo a cavallo. Ora un po' di relax, un po' di lavoro al PC e poi a nanna. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi un po' meglio con il dente, per fortuna. C'è un po' d'aria, c'è un po' del piffero, però fa niente. Noi andiamo alla ricerca di altro materiale che ci manca per finire il bagno. Avanti con i lavori, work in progress. Vamos. Allora, siamo andati al Brico, tanto per cambiare. A casa nostra. Alla residenza, perché è arrivata la posta, c'era il postino che aspettava. Niente, abbiamo preso solamente poche cose perché non abbiamo trovato tutto. Abbiamo preso silicone, il cutter che mi si è rotto, e un profilo ad angolo per mettere un LED dentro il bagno aggiuntivo, e ora stiamo cercando dei legni per fare le mensole, togliere, praticamente andremo a modificare, dovevamo un mobiletto, volevamo fare delle mensole in modo tale da recuperare un po' di spazio, farlo più arieggioso e recuperare anche spazio dietro la doccia, che possiamo mettere più in ordine le cose. Ora andiamo dall'Eroe Merlin perché qua al Brico a livello legname non c'era niente che ci ispirava. Vediamo cosa troviamo là. Niente, quindi alla fine abbiamo comprato tutto, ma Però in macchina non ci stavo. abbiamo la macchina dei puffi. Ho dovuto prendere, sono tornato dietro a prendere 2 cinghie a cricchettino. Guardate come siamo messi. Prendila di là.
qua dentro è piena. Niente, siamo tornati a casa. E ricominciano i lavori. Abbiamo fatto fare le cose di misura, però c'è qualche angolino che tocca un po' e rompe le scatole, quindi di lima andiamo a rimetterci in ordine. Questa sarà la nuova mensola che andrà sopra nel bagno, al posto del mobiletto. Lì si metterà poi un'alzatina per non far cadere la roba in viaggio e niente. Work in progress. Abbiamo deciso che il cesso lo mettiamo qua, no? Non sì, facciamo pottapocchi, lo portiamo in giro per il campo. Pippa ha detto boh, lui non si pronuncia. Qui se vogliamo cagare all'aperto lo portiamo fuori e caghiamo all'aperto. Avanti con i lavori! Vabbè, noi non siamo normali. Ora qua lo sto togliendo, questo è per lavorare più comodo, però l'ho segnato perché quando avevo messo la tavola per rialzo, perché io volevo mettere il VC, lo volevo mettere alla base, ma non posso perché non uscirebbe la cassetta fuori. Sì, il buco è più Hanno fatto il buco della cassetta più alta, che dovevano farlo un po' più basso, non so per quale motivo. Stasera San Valentino. Com'è passato la serata di San Valentino? Col minestrino. Col minestrino freddo perché passata di verdura. passato di verdura e freddo perché non posso mangiare caldo. Con il bagno smantellato che dopo vi faccio vedere cosa è successo. Meno male che l'abbiamo smantellato. E niente, ora mi bevo con la cannuccia la minestra, mi sa. Almeno col cucchiaio. No, beh, mi va ovunque, invece così la succhio mi va direttamente in gola. Mangiamo, se riusciamo. Io ragazzi non ho parole. Praticamente ve la dico in breve tempo che apro la cannuccia così vi fate anche del ridere. La parete del nostro camper posteriore è nata sfigata fin dall'inizio. Già da quando abbiamo preso il camper entrava acqua dall'angolo perché aveva preso un colpo. Poi ed entrava anche dalla finestra del bagno. Così quando avevamo rifatto la prima volta il bagno, e se cercate indietro nei canali trovate i video. Sì, non c'è tantissimo. Non però... tantissimo perché all'epoca ancora non lo usavamo come adesso YouTube. Quindi ho rifatto tutta la parete, non entrava più acqua. La cosa più giusta che ho fatto praticamente è l'angolo posteriore destro guardando il sedere del camper. Le pareti di vetroresina erano assemblate male, non so se dalla fabbrica o perché è già riparato. Io cosa ho fatto? Ho tolto tutto e l'ho fatto in monoscocca praticamente. L'ho resinato tutto con i fogli e ho fatto un monoscocca. Poi l'ho messo il suo profilo. Non è bellissimo esteticamente ancora oggi, però ad ora che ho sventrato tutto non c'è un'entrata di acqua né niente. E ora mi ero già accorto che dal terzo stop entrava dell'acqua, l'ho siliconato, gli ho fatto di tutto e ora ho smontato, continua a esserci umido. Ora io non so se è roba vecchia, ora che ho sventrato tutto proverò che quello era l'ultimo pezzo rimasto, l'unico pezzettino rimasto che non aveva messo l'XPS, così lo sostituisco e glielo metto. E ora proverò, avendo tolto tutto, da fuori gettando acqua e vedere se entra acqua, perché è assurdo. Ora bevo la minestra. Buongiorno a tutti ragazzuoli, continuano i lavori, come potete vedere alle mie spalle il bagno è devastato, noi non sappiamo mai che cosa fare, guardate che bello. Praticamente sto cavolo di terzo stop, nonostante siliconato l'avevo fatto, continua a farmi entrare acqua. Ora ho tagliato la testa al toro, ho tolto tutto, lo attappo con quelli di vetroresina e il terzo stop lo metterò fuori esterno, non lo so. Non faccio più buchi, tolgo anche la telecamera, tolgo tutto, basta, non voglio più buchi. E mi aveva di nuovo già un po' infradicito qua, però ancora è duro perché era solo appena umido, meno male che ce ne siamo accorti in tempo. Io non ho parole. Ora, già che ci siamo, questo pezzo era l'unico pezzo rimasto senza mettere l'XPS, lo andremo a sostituire con l'XPS, in maniera che abbiamo completato veramente l'XPS, così almeno siamo tranquilli. E ora vado a prendere... Chi non sapesse... L'XPS è la coibentazione che noi, quando abbiamo smantellato tutto il camper, l'abbiamo rifatto tutto, noi abbiamo cambiato anche proprio la coibentazione, cioè qui sotto originariamente c'è il polistirolo come avete ora visto in bagno, ora in tutto il resto del camper c'è l'XPS che è più solido e mantiene di più, d'estate lo mantiene più fresco e d'inverno più caldo, c'ha un effetto di coibentazione superiore. Che dobbiamo dire la verità, noi abbiamo notato la differenza. Sì, a parte il bagno ora quel pezzettino che mancava, sì, vabbè, ma lì è era niente. solo quel pezzettino del bagno, però tutto il resto l'avevamo rifatto tutto. Quindi rifaremo anche il bagno con l'XP.
Sì. Anche perché ragazzi, calcolate che quando noi abbiamo rifatto il camper, l'ho già detto e lo ridico, secondo me è una cosa che dovrebbero mettere d'obbligo di serie. Io avevo fatto il conto di quanto polistirolo mi serviva nel camper e diciamo a livello di metratura avrei speso circa 100 euro di polistirolo. Mettendo l'XPS in tutto, ora togliamo sto pezzo qua che vabbè, ne ho spesi 120-130. Cioè capiamo che andiamo a aumentare la coibentazione tutto con soli 30 euro in più su un camper intero, che secondo me con quello che fanno pagare i camper dovrebbero metterlo di fabbrica, anche dai modelli basici ai modelli belli. Però non tutte le ciambelle escono col buco. Sì, sì, ora andiamo a prendere i guanti che mi stanno per andare avanti, così metto i fogli di fibra di vetro. Vamos. Siamo andati a fare un po' di spesa. Ho preso i guanti per finire il lavoro retroresinare, ora dopo vi faccio vedere che ho iniziato. Sono andato al dentista per far controllare se è tutto ok. Mi ha dato il consenso che posso già mangiare qualcosina, quindi ora mi ha fatto Cristian un hamburgerino, questo lo fa paninetto. Niente, mangiamo, dopo vi faccio vedere il lavoro. Allora, dove siamo arrivati? Resinato tutti i buchi, telecamere terzo stop, perché il terzo stop poi verrà qua più in basso. Unico problema, non ho trovato XPS, quindi toccherà rimettere il polistirolo, non ho voglia di girare mezza Spagna per cercare un metro quadrato di XPS. Ora, compito di oggi è toccare tutto fuori per renderlo più bello possibile, farlo asciugare bene, tucco anche dal paraurti, poi vi faccio vedere cosa ho fatto anche nel paraurti, non so se vi ricordate come era rotto, l'ho riparato anche lì e l'assicurazione ho abbandonato. Toccare bene tutto e prima di mettere polistirolo e tutto controllare che non entri acqua. Se non entra acqua si inizia con il rifacimento della parete interna, ovvero polistirolo, travetti dove vanno, rimontare tutto. Vi faccio vedere dove sono arrivato, lassù ho resinato i buchi, ora andiamo a togliere le linee, quello in più, e vado a stuccare tutto bene così diventa il più liscio possibile. Vedete, allora ho fatto un buco, non ho messo un supporto, poi c'era lo stop, c'erano vari buchi che c'era rischio infiltrazione e continuava a entrare acqua. Ora vado a ritagliare un po' qua e stucco tutto bene. E anche il paraurti, ricordate qua che c'era tutto il buco che mancavano i pezzi? Ho resinato, ora qua sarà più lungo, però intanto ho tolto il buco. Ora poi tolgo gli stop, ad a stuccare bene dove ci sono rimaste le venature, devo bloccarlo qua sotto. Qui anche era tutto rotto, ho messo dei rivetti, ho resinato così ora è liscio. E poi anche qua tutto il danno che mi avevano fatto, andiamo poi a riverniciare tutto. Speriamo venga un lavoro, a me interessa discreto, poi se viene meglio ancora, se no, visto già il procinto del rientro poi in Italia quest'estate, facciamo riverniciare tutto casa su quattro ruote, diventa più bello perché le pareti manca proprio un po' di materiale bianco e è tutto macchiato, cioè i suoi anni non è stato tenuto bene prima di noi comunque vivendoci, girando, chilometri si fanno e le cose si rovinano e ogni tanto bisogna fare anche quello. Vamos a lavorare. Non sarà perfettissimo, però abbiamo stuccato tutto bene. Ora quando si asciuga si liscia bene, poi si dà il fondo, si dà un po' di bianco, più o meno. Non è perfettissimo, ma sarà il risultato finale che conta, cioè che non entra acqua e una volta dato un po' di bianco che si noti il meno possibile. Mentre asciuga lassù cerco di fare il punto della situazione qua, di cose come fare per rifinirlo anche qua. Vamos! I lavori procedono, ora pausa pranzo. Jessica ci aveva fatto un bel piatto di pasta al sugo, io con calma lo mangio. Ah, che splendore. Ho fatto anche le melanzane, come si chiamano fatte così? Le ho fatte con cottura a vapore, con acqua e aceto e poi dopo le ho tirate fuori, le ho condite Aglio. aglio, Prezzemolo. prezzemolo e un goccio di sale e olio. Pippo! Poi dopo vi faccio vedere il lavoro che ho uno stucco del piffero, ho dovuto ritoglierlo, devo rifarlo. Sotto il paraurti sta venendo bene, sopra devo rifarlo, però pazienza, c'è tempo. Andiamo a vedere cosa sta combinando, io non lo sopporto più ragazzi, ve lo regalo. È normale bere così, Pippo? Chiedo per un amico. Io non ho parole. Se le inventa tutte. Basta, adesso Beh, ho disturbato. Tanto ragazzi vi faccio vedere il lavoro come procede. Sostituito il polistirolo perché alla fine l'XPS non l'ho trovato. Travetti nuovi. Ho rimbustito anche tutta la parte della cassetta del cesso perché entrava acqua. Ora acqua non entra più da nessuna parte. È stata fatta il test prima di finire di mettere la parete. Ho fatto il test e non entra più acqua. Vamos. Ora mangiamo. Ragazzi, scusate se non avete visto cena, ma siamo nei casini, nei lavori. Abbiamo mangiato al volo per cercare di finire e riordinare un po' il
camper. Domani cerchiamo di fare il punto della situazione e possibilmente quasi finire per usare il bagno bene. Ora ci diamo una mezza lavata, ci cambiamo e poi a nanna. A domani ragazzi, ciao a tutti.